Divideremo le fasi del disegno delle labbra in 4: dimensioni, forma, chiaroscuro e infine l'esterno delle labbra. Cominciamo dalle dimensioni. In un ritratto frontale la larghezza della bocca corrisponde più o meno alla distanza fra i centri degli occhi. Individuo questa distanza. E traccio una linea orizzontale. Corrisponderà indicativamente al centro della bocca, dove il labbro superiore e inferiore si toccano. Traccio poi una linea verticale al centro. A questo punto traccio un'altra linea che mi dà lo spessore del labbro inferiore. In una bocca particolarmente carnosa può essere fino alla metà della larghezza della bocca, ma di solito è un po' meno di così. Lo spessore del labbro superiore è minore rispetto a quello inferiore. Traccio un'ultima linea guida per individuarlo. Confrontiamo queste linee guida con un paio di esempi di labbra reali. Larghezza, centro, labbro inferiore, labbro superiore. Larghezza, centro, labbro inferiore, labbro superiore. Seconda fase, la forma. Se nella prima fase abbiamo individuato poche essenziali linee guida, in questa seconda fase disegneremo linee guida un po' più dettagliate. Disegnerò 5 linee curve in 5 punti strategici. Copiando dal vero, dovrò stare attento a riprodurre al meglio le curvature che vedo sul mio modello. Una alla base del labbro superiore, al centro. 2 alla sommità del labbro superiore. 3, un'altra più larga alla base del labbro inferiore. Infine agli angoli della bocca, dove la curva, a seconda dei casi, potrà andare verso il basso, essere dritta o andare verso l'alto. Qui la farò verso l'alto. 4, 5. Le linee guida della prima fase ora possono essere cancellate. Non rimane che unire le linee con queste altre curve a forma di S allungata e rovesciata. Prima di proseguire, aggiustate le linee che non vi soddisfano. È il momento del chiaroscuro, cioè del disegno vero e proprio. Finora abbiamo tracciato linee guida per quello che verrà adesso. Cominciamo con il labbro inferiore. Per capire meglio, vediamo delle labbra di profilo. Consideriamo una luce proveniente dall'alto, come la luce naturale del sole o quella artificiale di un lampadario. Il labbro è arrotondato, la luce illuminerà meglio la parte alta che sporge, mentre la parte bassa andrà via via sempre più in ombra.
Il labbro poi è più sporgente al centro che ai lati. I lati perciò saranno meno illuminati che il centro. Il labbro superiore proietterà poi un'ombra in alto vicino alla parte di contatto fra le due labbra. Per dare l'illusione della tridimensionalità, finiamo l'ombreggiatura con dei segni di matita dal basso verso l'alto, in questo modo. La linea di contatto fra le labbra è la zona più scura di tutte. Userò per questa una matita più morbida. Qualche piccola linea dall'alto verso il basso per imitare la struttura curva e regolare del labbro. Passiamo ora al labbro superiore. Di solito è meno arrotondato di quello inferiore, perciò la luce vi cadrà più uniformemente e in ogni caso meno intensa, tranne che nella parte più alta, dove il labbro finisce.
Anche qui dei colpi di matita dal basso verso l'alto per imitare la struttura del labbro. Tutte le labbra più o meno hanno delle irregolarità, delle righe verticali, piccoli avvellamenti più scuri. Disegniamo qualcuna di queste irregolarità, senza esagerare. Finite le labbra, passiamo alla parte esterna che le circonda. Guardiamo di nuovo il profilo. La nostra luce proveniente dall'alto verrà schermata in parte dal labbro inferiore che proietterà un'ombra appena sotto. Ai lati della bocca i muscoli orbicolari creano delle piccole sporgenze a forma di fagiolo, le quali determinano una piccola depressione in ombra, immediatamente all'angolo della bocca. In modo più o meno simmetrico sui due lati. Al di sopra della bocca invece avremo un contorno sporgente che prenderà luce e rimarrà dunque chiaro. La tipica valletta sotto al naso che sarà più scura, mentre le creste di questa valletta sporgetti saranno dunque più chiare. Rispetto alla bocca, lo scuro qui sarà comunque meno intenso.